Salve a tutti, bentornati su Italy Rocks, il mio canale YouTube tutto dedicato alla meravigliosa Italia. Sono Giulio Amadei Coles, il vostro Italian Language Coach. Ho una domanda per voi. Sapete come gli italiani fanno il cosiddetto spelling delle parole in italiano? Seguitemi in questo breve video per scoprire come gli italiani si fanno capire quando sono, per esempio, al telefono e la linea è molto disturbata. L'italiano standard ha un'alta correlazione tra il modo in cui una parola si scrive e come la stessa parola si deve pronunciare. Per questo motivo non esiste una vera e propria necessità di fare il cosiddetto spelling in italiano, perché esistono regole precise di pronuncia che devono essere applicate ad ogni parola che si incontra in questa lingua. Ho preso già in rassegna alcune di queste regole nei miei video precedenti. Esistono però delle situazioni nelle quali il bisogno di comunicare e farsi capire senza nessun fraintendimento è necessario. Per esempio, durante le conversazioni telefoniche e quando si sta prenotando un tavolo al ristorante, una camera d'albergo, oppure in quelle circostanze quando la linea è molto disturbata e il messaggio quasi indecifrabile. Ora, qual è l'equivalente italiano di "How do you spell it"? La risposta più semplice direi che potrebbe essere "come si scrive", ma ricordatevi che non è detto che tutti la usino. Potreste anche sentire "qual è l'ortografia" oppure "come si compita", ma queste due ultime formule sono molto più rare. Passiamo ora alle istruzioni per l'uso. Chiaramente esiste il protocollo NATO, A di alfa, B di bravo, C di Charlie e così via. Questo metodo però viene usato in Italia per le comunicazioni aeroportuali e non ha un uso nel quotidiano. Molto più diffuso è l'uso del protocollo basato su nomi di famose città italiane, oppure molto vicine all'Italia o ancora così note che tutti, ma dico tutti, le conoscono. Vi darò ora l'elenco che include anche le 5 lettere non canoniche, perché vi potrebbero essere utili per comunicare come si scrive il vostro nome e cognome. Per alcune lettere non canoniche, io vi consiglio di usare la pronuncia che vi ho illustrato nel video a loro dedicato. Il link è in descrizione. A proposito, come vedrete e sentirete, questa è un'ottima opportunità per ripassare la pronuncia dell'alfabeto italiano. Eccovi la lista. A di Ancona, B di Bologna, C di Como, D di Domodossola, E di Empoli, F di Firenze, G di Genova, H di Hotel, I di Imola, Ilunga di Jolly, K di Cursal, L di Livorno, M di Milano, N di Napoli, O di Otranto, P di Padova, Q di Quarto, R di Roma, S di Savona, T di Torino, U di Udine, V di Venezia, W di Washington, X, Y, Z di Zara. Facciamo un esempio di nome e cognome. Jack Erickson, nome proprio. Ilunga di Jolly,
A di Ancona, C di Como, K di Cursal. Cognome: E di Empoli, R di Roma, I di Imola, C di Como, S di Savona, O di Otranto, N di Napoli. Bene, è tutto per questo video. Se non l'avete già fatto, pollicione su e cliccate subscribe. Mi raccomando, non dimenticate la campanella per la notifica di nuovi video. Come al solito, ricordatevi sempre, it's my job to make your Italian sound terrific. Ciao, a presto!